Ciao a tutti, io sono Carla e benvenuti sul mio canale. Oggi ti propongo la piadina di casa mia, un salvacena ideale quando non sai proprio cosa portare a tavola. È morbida, arrotolabile e la puoi farcire con gli ingredienti che preferisci. Ti farò vedere anche una maionese semplice fatta in casa senza uova. La ricetta è della mia amica Rita del canale Rita Chef Channel. Ciao Rita, grazie per la ricetta, la tua maionese è fantastica. E adesso cosa aspettiamo? Corriamo in cucina e prepariamole insieme. Preparo l'impasto delle piadine. Setaccio la farina, io sto usando una farina zero con 12 grammi di proteine. Le proteine le trovi scritte sulla confezione della farina. Aggiungo il sale e di seguito l'olio extravergine di oliva biologico, io sto usando il mio toscano. La quantità di olio inserita mi garantirà una piadina friabile e non gommosa. Mescolo bene e poi aggiungo l'acqua calda. Impasto prima con la forchetta e poi con le mani. Ottengo un panetto ben compatto. Lo trasferisco sul piano di lavoro e lo lavoro brevemente in tutte le direzioni. E nel giro di un paio di minuti il mio impasto è pronto. Lo sistemo all'interno della pellicola alimentare e lo lascio rilassare per 10 minuti. E mentre l'impasto sta riposando io preparo la maionese di Rita. Metto l'olio di semi all'interno di un boccale, olio di semi di girasole. Poi aggiungo il latte. Se vuoi una maionese vegana puoi utilizzare il latte di soia. Aggiungo dell'aceto di mele o aceto di vino bianco oppure succo di limone e un pizzico di sale. Messi tutti gli ingredienti immergo il mini pimer, lo aziono e lo sollevo piano piano verso l'alto fin quando la maionese non si sarà addensata. E nel giro di pochi istanti la mia maionese senza uova è pronta. Sistemo la maionese in un contenitore e a questo punto puoi aromatizzarla con quello che preferisci oppure con degli aromi freschi tipo basilico o prezzemolo. Io andrò a mettere del prezzemolo tritato finemente. Lo inserisco all'interno e mescolo bene. Copro con pellicola alimentare e metto in frigorifero fino al momento dell'utilizzo. Trascorso il tempo di riposo, il mio panetto è diventato bello elastico. Lo divido in 5 pezzi uguali, del peso di circa 96-97 grammi ciascuno. Formo delle palline, le adagio su un tagliere infarinato e le copro con della pellicola alimentare. Le lascio rilassare per 10 minuti prima di stenderle col matterello per facilitarmi nell'operazione. E mentre i panetti si stanno rilassando io posso già scaldare la padella sul fuoco. Metto una padella a diametro 26, la mia è quella per crepe, ma puoi usare anche una padella antiaderente. Adagio la pallina sul piano di lavoro infarinato ed inizio a stenderla con il matterello. La stendo e gli faccio fare un quarto di giro ogni volta, in tal modo manterrà la forma circolare senza sformarsi. Aiutati se necessario con un velo di farina. Quando avrò raggiunto il diametro di 26 cm, il diametro della padella, mi fermo e posso cuocere la piadina. Andrò a cuocerne una alla volta. Se poi vuoi stenderle tutte prima di cuocerle, non tenerle sul piano di lavoro oppure su dei fogli di carta forno per più di 5-10 minuti, perché l'impasto in tal caso si andrebbe ad ammorbidire e sarà più difficile poi gestirle. Controllo che la padella sia ben calda e ci sistemo la piadina. E quando inizieranno a formarsi tante bolle sulla superficie posso girarla.
La cottura della piadina sarà breve, quindi controlla la vista senza allontanarti. Ecco, vedi come sta gonfiando bene, rimanendo vuota all'interno, con l'effetto proprio sfogliato. Una volta cotta la sistemo su un piatto di portata oppure su un tagliere e la copro con un canovaccio pulito. Così tutto il vapore sprigionato durante il raffreddamento della piadina rimarrà all'interno e la piadina sarà elastica e flessibile. Una volta fredde, se non le usi in giornata, puoi anche metterle in frigorifero all'interno dei sacchetti per alimenti ben chiusi, mi raccomando, e usarla all'occorrenza. Basterà semplicemente scaldarla nella padella e farcirla a piacere. Le piadine sono pronte, adesso puoi farcirle come preferisci. Io ci metto la maionese, quella senza uova, fatta in casa in 20 secondi, poi della rucola, del prosciutto crudo toscano e delle scaglie di parmigiano reggiano. Questa piadina andrò a farcirla sempre con la maionese aromatizzata, della rucola, della bresaola e delle scaglie di parmigiano. Adesso puoi chiudere la piadina come preferisci, magari anche piegandola oppure arrotolandola. E per chi preferisce un piatto prettamente vegetariano o magari anche vegano, utilizzando per la maionese il latte di soia come già ti ho consigliato, puoi farcire questa piadina con dei cetrioli tagliati finemente, dei pomodori e dell'avocado. Ottima anche questa versione. Ed ecco le piadine di casa mia, perché ormai sono diventate parte del menù settimanale. I miei figli le adorano e gliele preparo spessissimo e tutte le volte sono un successo. Io spero che la piadina di casa mia ti sia piaciuta. Un abbraccio, a presto!